Ciao amici, benvenuti su Artimo Studio. Allora, oggi sarà un video un po' chiacchiericcio perché volevo parlarvi del perché ho scelto di non dipingere tutti i giorni. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Sofia. Artimo Studio è il mio studio appunto fantastico, è reale ma allo stesso tempo è uno spazio mentale più che altro, dove appunto mi piace dilettarmi in tutto ciò che è creativo, ma specialmente nella pittura, nella quale mi sento più ferrata che in altre arti. Quindi se vuoi puoi prenderti la tua tazza di chai tea, di caffè o quello che vuoi e rilassarti. Iniziamo. Allora, comincio col dire che in generale tutte le artiste o comunque pittrici che ho potuto seguire, soprattutto sui social, ammettono il fatto che non dipingono così tanto perché gran parte del lavoro è dedicato appunto alla content creation, ovvero alla creazione di contenuti. Quindi in un certo senso mi trovo d'accordo con questa cosa, ma in realtà io dipingo molto di meno di quanto in realtà non dovrei fare. Diciamo che nell'ottica di fare la pittrice come lavoro io dovrei avere la mia routine in cui da ora X a ora Y più o meno 3-4 volte a settimana almeno mi metto lì a dipingere, ma non lo faccio. E questa scelta in realtà è un po' una scelta obbligata perché è una cosa che non riesco proprio a fare, cioè è una cosa che mi sento male se la faccio, non riesco come magari altre riescono, ma io proprio no, a meno che non sia una commissione. Ma se lo devo fare un mio dipinto, non esiste questa cosa, perché riesco a mettermici solo se sono nel mood giusto, con l'ora giusta e insomma tutto quello che voglio che ci sia c'è in quel preciso momento e quindi riesco a mettermici. E le volte in cui ci riesco sono poche, però ovviamente quando riesco sto lì e sto le ore, ovviamente entro nel flow proprio macchina e sto lì tutto il giorno, però non è una cosa che faccio di frequente. Questo può essere visto sia come un problema sia come una cosa positiva. È un problema perché comunque produci di meno e non è buono ovviamente, ma è una cosa buona perché tu lo fai solo quando sei nel mood, te lo senti e quando riesci dai tutta l'anima e ti dà quella soddisfazione che dovrebbe darti dipingere, cioè non diventa una cosa meccanica ed è una cosa che io assolutamente non voglio che diventi così. L'altro giorno per esempio ho visto il video di una ragazza creativa su YouTube con anche un sacco di followers, che ha avuto un sacco di successo, ma diceva che appunto aveva finito perché appunto non riusciva più a mettersi alla scrivania a creare per X motivi. Ecco, questa è una cosa che per me, cioè non vorrei mai e non auguro a nessuno che si arrivi mai a questo punto. Quindi non so quanti di voi siano messi come me, come la pensate, ma io non me la sento di far diventare la pittura, che è sempre stato il mio rifugio, come una cosa per cui mi ci devo sforzare o comunque non mi sento di farla quando mi va. Certo, sarebbe molto meglio se mi andasse sempre, però non è una cosa che mi va sempre, cioè a volte preferisco magari fare altre cose creative sempre, come ricamo, ceramica e cambiare, perché essendo una persona creativa io ho anche tantissimo l'esigenza di cambiare e ok, queste cose non sono propriamente il massimo per il marketing, perché il marketing dice che ti devi sviluppare in un solo settore e fare solo quello, ma per me è tipo una cosa impossibile. Infatti secondo me ho anche qualcosa di ADHD, ma non lo so perché non ho mai fatto il test, però mi piace un sacco variare le cose e in realtà variare le cose mi aiuta anche a essere ancora più creativa. Quindi ci sta questa dicotomia che non so come risolvere e per ora me la tengo così perché preferisco che sia così, anche se va a discapito di magari una retribuzione maggiore o una produttività maggiore, ma come ho letto nel libro Big Magic, che vi lascio il link sotto in descrizione, l'arte non deve avere il peso di farci guadagnare il pane,
perché se no muore, ma deve essere qualcosa che ci dà gioia, quindi preferisco magari fare un altro lavoro per appunto guadagnare soldi piuttosto che dare tutta questa responsabilità all'arte che, poverina, cioè è come una bambina alla fine e va curata. Spero che questa riflessione vi sia stata in qualche modo utile, magari vi siete rivisti anche voi, come la risolvete o se vi sta bene così, fatemi sapere e ci vediamo nel prossimo video.